Continua l'avventura di Mario Kart 8 Deluxe con il rilascio del secondo set di piste disponibile con il pacchetto percorsi aggiuntivi in vendita a 25 euro e che entro la fine del 2023 aggiungerà un totale di 48 tracciati a quelli già esistenti nel gioco base. Se volete potete ottenere queste ricchissime espansioni anche abbonandovi al servizio Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo, che include questi DLC così come quello disponibile per Animal Crossing. Ma il nostro consiglio è acquistare direttamente il Boost Pack così da averlo per voi una volta per tutte, giocabile anche senza connessione online e senza essere legati ad abbonamenti costanti. Se poi i vantaggi dell'abbonamento si amplieranno nel tempo ci si potrà ragionare, altrimenti puntate dritti all'acquisto diretto. Fatta questa premessa, andiamo ad analizzare le due nuove coppe Rapa ed Elica che si vanno ad aggiungere alle precedenti Scatto Dorato e Gatto Fortuna. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Il trofeo Rapa inizia alla grande con Veduta di New York. Si parte dalla versione nintendosa di Times Square con cartelloni di musical e spettacoli di Broadway rivisti per l'occasione e si compiono 3 giri sempre diversi. La pista è larga ma è facile farsi distrarre da quello che scorre ai lati. Si passa per le sue strade senza farsi mancare un pullman e alcuni taxi, ma poi ci si addentra in Central Park, si passa accanto al MoMA e poi verso il finale ci aspetta una rampa all'interno dell'Empire State Building che ci mostra una veduta della Statua della Libertà. Tra le piste cittadine finora presentate la nostra preferita, agevolata anche dal sound jazz che caratterizza la sua traccia musicale. Il circuito di Mario 3 arriva subito dopo e arriva dritto dritto dal capostipite della saga Super Mario Kart per Super Nintendo. Il tracciato è semplice nella grafica e ripropone la pianura permanente che caratterizzava quell'uscita. Sono stati aggiunti elementi grafici di contorno, ma lo stile è quello e piacerà ai nostalgici. Gli altri invece dovranno preoccuparsi della conformazione del tracciato, che ricorda moltissimo una vera pista di go-kart. È uno dei tracciati in cui la derapata e i mini turbo saranno fondamentali, specie alle velocità più alte. Chi cerca qualcosa di più esotico sarà felice di ritrovare Deserto Calimari, rivisitazione del percorso abbastanza scarno di Mario Kart 64. Ambientata nel Far West, questa pista si faceva ricordare principalmente per il treno a vapore che affiancava la strada polverosa su cui si correva. In un punto incrociava la pista e lì bisognava capire se rischiare di farsi travolgere o frenare e attendere il suo passaggio. Qui la formula è un po' cambiata, specie dalla metà del secondo giro, quando spunta una rampa che ci fa deviare dal percorso sicuro per farci correre direttamente sulle rotaie. In questo segmento molto probabilmente incontrerete il treno che correrà verso di voi, lasciandovi un po' di spazio tra lo sterrato e le rotaie stesse. Passerete anche in galleria, quindi cercate di essere veloci e precisi. La Coppa Rapa termina con il botto con il flipper di Waluigi, una pista amatissima che fa il suo ritorno in questa versione potenziata. La gara qui si svolge all'interno di un flipper gigante con tanto di cannone che ci porta immediatamente in cima. Poi si scende lungo strade metalliche che saranno anche occupate da gigantesche palline. La parte alta è tutta curve e chiede al giocatore che vuole andare veloce di eseguire derapate piuttosto lunghe, capaci anche di offrire mini turbo viola. Una volta arrivati sul fondo, poi ci attende una sezione teoricamente dritta, che però contiene palline giganti che rimbalzano su respingenti fissi, respingenti rotanti da evitare per non essere sbalzati via e ovviamente due alette innocue se arrivate dritti, ma pericolose se avete dovuto sterzare un po' troppo nella fase precedente. Divertente e imprevedibile. Il trofeo Elica inizia come di consueto con una città recuperata da Mario Kart On Tour con sprint a Sydney. La città australiana propone probabilmente il percorso cittadino più intricato tra quelli disponibili, poiché ci fa percorrere le vie della città in più versi, aprendo e chiudendo passaggi e creando la sensazione che più che un circuito chiuso si viaggi da punto a punto. Alcune sessioni tornano nei 3 giri, ma i 2 versi in cui si percorrono alternano anche la sensazione di stare affrontando sfide differenti. Si corre accanto e dentro al Teatro dell'Opera, vicino al porto e sull'Harbour Bridge, ponte attraversato da un sacco di rampe per saltare. Meno iconica di Veduta su New York, ma molto piacevole da affrontare, evitando alcuni stradoni di neon di Tokyo e un po' della confusione che si poteva creare sulla promenade di Parigi. Terra delle Nevi è la seconda pista della Coppa Elica, oltre che il nuovo tracciato a tema invernale.
Arrivando dall'uscita per Game Boy Advance e volendo mantenere la forma originale, la pista risulta semplice nel layout, ma la parte grafica fa un ottimo lavoro e ci permette di correre attorno ad un lago ghiacciato con il sorriso sulla faccia. La neve morbida ai lati, gli abeti innevati, i pinguini che passeggiano sul lago gelato attorno ad una pozza d'acqua e la strada ghiacciata traslucida su cui si corre offrono un valido setting per chi ama tracciati più naturali. Si poteva sfruttare la strada ghiacciata per rendere un po' più varia la guida rispetto alle altre piste, ma la colonna sonora ci ricorda con allegria che la fisica realistica non è certo un ingrediente di Mario Kart. Golafungo è il terzo tracciato di questa validissima coppa. Arrivando da Mario Kart Wii è possibile che molti di voi l'abbiano vista e se la siano goduta all'epoca. Per i più piccoli invece è sicuramente un'ottima occasione per scoprire un tracciato piuttosto rotondo in cui ci sono comunque alcune sezioni particolari. La prima riguarda un bivio tra una strada panoramica costellata di turbo e alcuni salti su funghi giganti che fanno rimbalzare, mentre nella seconda tornano protagonisti i fungoni che vanno a comporre un segmento in cui si corre rimbalzando in continuazione, obbligandoci a piccoli cambi di traiettoria in aria così da non cadere fuori dalla pista. In questo caso non ci sono variazioni evidenti della pista originale, ma rimbalzare e colpirsi in aria resta una divertente esperienza, oltre alla grotta che ora è molto più dettagliata e bella da vedere. Chiude il pacchetto, come già successo nel primo DLC, un circuito completamente nuovo che questa volta prende il nome di Cieli Stracciatella. Ambientato in un mondo fatto di gelati, ci troveremo a correre attraverso una pista fatta da due enormi rettilinei e due lunghe curve a sinistra, in una sorta di ovale che potrebbe sembrare troppo semplice. Invece, tra saliscendi, parti aeree e una fase di salti su piattaforme a più piani, ci si ritrova a correre in aree strette e in curve che tendono a far cadere di sotto i giocatori. Ad aumentare la foga e la frenesia ci pensano le ruote magnetiche dei veicoli che in questo caso rimangono attive dall'inizio alla fine. Pur non essendoci passaggi a testa in giù, la loro conformazione permette a chi scontra gli altri piloti di ottenere spinta extra. C'è anche una sessione prima e durante una delle due curve che inserisce ringhiere su cui ottenere questi boost extra, velocizzando il giro ma rendendolo più complicato per chi non vuole rischiare troppo. Gelato, negozi, rampe e un'area di partenza e arrivo dentro un bar con pavimento e muri di ghiaccio lo rendono perfetto per chi in questi giorni sente il caldo picchiare. Il secondo DLC di Mario Kart 8 Deluxe è più divertente del primo. La qualità era presente anche lì, ma l'eccesso di strade normali aveva frenato il divertimento. Chi gioca a Mario Kart solitamente vuole essere sorpreso e correre in luoghi da sogno tutti matti, luoghi che in questa seconda uscita sono presenti. Anche se il circuito di Mario 3 potrebbe sembrare banale, sarà un tuffo al cuore di tanti giocatori. Tutti gli altri percorsi, comprese le temute piste cittadine di Mario Kart On Tour, divertono e offrono qualcosa di nuovo anche ai giocatori che già conoscevano alcune di esse. Siccome non si può scegliere quali pacchetti acquistare e quali no, le nuove coppe possono dare una bella spinta agli indecisi che non erano del tutto soddisfatti del primo arrivato. Non ci resta che aspettare il resto, sperando che si continui con questo crescendo qualitativo.